Buongiorno miei splendidi amici, bentornati su Rifugio Perfetto. Finalmente oggi un nuovo video di pulizie che tanti di voi mi avevate chiesto e che anch'io non vedevo l'ora di fare. Però, come sapete, ormai quasi tutto il mio tempo è dedicato alle ricette che pubblico quotidianamente, che state apprezzando molto e per questo vi ringrazio tantissimo. E quindi mi rimane pochissimo tempo da dedicare a tutto il resto. Però è arrivato il momento di riprendere in mano la mia casa, che da molto che avevo trascurato, quindi perché no, facciamoli insieme. Anche se mi rendo conto che la tempistica è veramente sbagliata, perché purtroppo stiamo vivendo un momento veramente difficile, duro, però ovviamente passerà, noi ce la faremo, saremo più forti di prima e perché no, dedichiamo questo tempo in cui stiamo a casa prima di tutto ai nostri familiari e poi anche a tutti i lavori domestici che avevamo trascurato, così quando riprenderemo poi il lavoro fuori casa sarà tutto ben organizzato e non ci dovremo più pensare. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, continuate a supportarmi con tutti i vostri like, bellissimi commenti, così la community potrà continuare a crescere, a diventare sempre più unita e positiva. Oggi ho seguito una nuova routine di pulizie che si svolgerà non più stanza per stanza, ma per categorie. Secondo me è un modo più veloce e più semplice per pulire la casa una volta alla settimana. Fatemi sapere che cosa ne pensate, scrivetemi sempre nei commenti tutti i vostri suggerimenti. Noi ci vediamo ovviamente con le ricette e con, spero presto, un nuovo video di pulizia e di gestione della casa. Un bacio! Mua! Inizio la mia nuova routine con un riordino veloce di tutte le stanze, che però in questo momento ho preferito non farvi vedere per non fare un video eccessivamente lungo. Inizio con il cambio delle lenzuola, in particolare tolgo le lenzuola sporche e poi successivamente a fine pulizia rimetterò quelle pulite. Faccio così perché ovviamente quelle sporche hanno accumulato molta più polvere rispetto a quelle pulite. E quindi preferisco farlo prima dello spolvero. Mi piace infilare le lenzuola da lavare dentro una federa sporca, ovviamente, perché è più facile trasportarle nella zona lavanderia. Inoltre, quando rifaccio più letti contemporaneamente non si mischiano tra di loro. In questa prima fase tolgo anche il copridivano, con grande disappunto da parte di Jolie, che non ha più la sua copertina. Sto pensando seriamente di portarla in terapia. Non è normale. Tolgo anche i copricuscini, che andrò a lavare insieme al copridivano a 40 gradi con un additivo a base di ossigeno. Non so proprio che cosa fare, è la prepotenza fatta a cane. Si dice tale cane, tale padrone. Ma comunque... Passo un panno umido, microfibra, per togliere peli e polvere, prima di rimettere il nuovo copridivano. Come dicevo prima, si tratta di una nuova routine di pulizie, perché solitamente durante le pulizie settimanali ho sempre fatto stanza per stanza, mentre oggi seguirò un nuovo ordine, vale a dire per categoria, facendo una pulizia simultanea in tutte le stanze. Le categorie principali che ho individuato sono la prima, il riordino generale, che mi servirà per poter fare poi la pulizia successivamente. La biancheria della casa, quindi tolgo le lenzuola sporche, i teli di cucina, gli asciugamani, anche se in realtà i teli e gli asciugamani li cambio tutti i giorni. Poi c'è lo spolvero delle superfici, i vetri, lo spolvero dei pavimenti con il mop o aspirapolvere, la pulizia della cucina, la pulizia del bagno e per finire il lavaggio dei pavimenti. Vi scriverò l'elenco delle categorie nell'info box.
Per spolverare uso un semplice panno in microfibra asciutto, senza l'uso di detergenti, perché non serve. La microfibra è stata studiata appositamente per trattenere al suo interno tutte le particelle di polvere. Quindi usare un detergente non servirebbe a nulla, sarebbe spreco di soldi e di sostanze chimiche. È importante imparare ad usare i detergenti nel modo corretto, cioè quando servono veramente. Piccolo trucchetto per conservare le collane sottili e piccoli orecchini per evitare che si annodino tra di loro. Vi consiglio queste scatole per viti e chiodi che si trovano nei negozi di bricolage, costano poco e occupano pochissimo spazio. Le potete scuotere, non succede assolutamente niente, all'interno rimangono belli ordinati. Continuo con lo spolvero. Ok, ragazze e ragazzi, piccola parentesi sulle pulizie. Le pulizie sono noiose, questo è un dato di fatto, però sono da fare. Più aspettiamo, più aumenteranno, perché lo sporco diventerà più difficile da togliere e il disordine peggiorerà, perché richiamerà altro disordine. Funziona così, come un effetto a catena. Però, nello stesso tempo, non dobbiamo diventare ossessivi nei confronti delle pulizie. Quindi, cerchiamo di alzare la nostra soglia di sopportazione, troviamo il giusto compromesso tra il tempo da dedicare alla famiglia, a noi stessi, e il tempo da dedicare alla casa. Ad esempio, se dobbiamo scegliere se lavare i piatti o giocare con nostro figlio, ovviamente diamo la priorità alla famiglia, perché sono dei momenti che non recupereremo più, mentre i piatti li possiamo fare in un altro momento. Però prima o poi dovremo farli perché magicamente non si puliscono da soli. Quindi dobbiamo cercare un modo di gestire le pulizie più intelligente, che significa il minimo sforzo per il massimo del risultato. Il mio miglior consiglio, che non mi stancherò mai di dare, è pulire poco ma spesso, in modo da tenere sotto controllo le cose da fare e fare ciò che è importante per noi. Quindi dedichiamo ogni giorno una piccola sessione di riordino e di pulizie. Bastano anche pochi minuti e vi assicuro che farà la differenza, perché avrete tutta la casa sotto controllo. Ok, non sarà perfettamente pulita perché magari ci sarà un po' di polvere sulla libreria, i vetri non saranno brillanti, però avrete pulito e riordinato in quella manciata di minuti quotidiani ciò che è importante per voi. Ad esempio, nel mio caso, do molta importanza alla pulizia della cucina, del bagno e del bucato. Queste sono le 3 categorie per me fondamentali che cerco di non trascurare, di farle ogni giorno, perché migliorano la qualità della mia vita. E se lascio che si accumulino, poi, ad esempio, le cose da lavare, la cucina sporca, da stirare, il bagno disordine, la casa per me diventerà assolutamente invivibile. Quindi sì alla polvere sui quadri, no al bucato sporco. Userò un aspirapolvere senza fili. Il modello che sto utilizzando in questo video mi è stato inviato gratuitamente da un'azienda per testarlo e devo dire che mi piace abbastanza. Fa il suo dovere, ma soprattutto la qualità che ho apprezzato di più è la sua leggerezza. Se vi può interessare vi lascerò il nome e il modello nell'info box. Ricordiamoci di pulire i pavimenti dopo aver spolverato. Questa è una regola che utilizzano nelle pulizie professionali, che si scontra con il vecchio consiglio della nonna che ci diceva invece di pulire prima i pavimenti e dopo i mobili. Oggi però le cose sono cambiate perché sono cambiati gli strumenti di pulizia. Prima si puliva il pavimento con la scopa, che sollevava una grande quantità di polvere. Ormai le scope non si usano quasi più. Abbiamo strumenti di pulizia capaci di intrappolare particelle invisibili all'occhio di polvere. Inoltre, quando spolveriamo, la polvere, per effetto della gravità, tende a scendere verso il basso.
Se invece però ancora qualcuno si ostina ad utilizzare la vecchia scopa, il mio consiglio è quello di spruzzarla con un prodotto antistatico. Prossima categoria, i vetri. Mi servirà un panne microfibra che bagnerò per lavare i vetri, 2 panni per asciugare, che potranno essere o tessuto a nido d'ape, che secondo me è il migliore, fantastico per la lucidatura, oppure in microfibra, e un altro panno da bagnare per lavare il davanzale. Bagno i miei panni. Inizio con la pulizia del davanzale. E la parte esterna del vetro. Pulisco prima lungo la cornice, poi con dei movimenti orizzontali dall'alto verso il basso. Ora asciugo, prima cornice, passo il panno in orizzontale, passo il panno in verticale. Faccio lo stesso per l'altro vetro. Passo il panno bagnato lungo la cornice, in orizzontale, poi asciugo, cornice, orizzontale, verticale. Questa è una pulizia molto semplice, senza l'uso di detergenti, però molto efficace. Assicuratevi però che il panno in microfibra sia perfettamente pulito, non dovrà essere stato lavato con ammorbidente, altrimenti otterremo l'effetto contrario. Risciacquo il panno in bagno perché tanto è sporco, lo devo ancora pulire, non c'è problema. E continuo con la pulizia di tutte le altre finestre. Questo video non l'ho girato in un unico giorno perché i tempi normali di pulizia non coincidono purtroppo con i tempi per girare un video. Si impiega molto più tempo. Quello che normalmente farei in 2 ore, quando filmo impiego 2 giorni. Poi non volevo neanche rinunciare alle mie ricette quotidiane. Per chi fa video questo è scontato, però magari per voi che li guardate non lo è. E poi mi chiedete nei commenti come mai ero vestita diversamente da un certo momento in poi, per questo motivo. Perché quando si gira un video si impiega molto ma molto più tempo. Ora le ultime 2 categorie, che sono la cucina e il bagno. Conservo tutti gli avanzi nei contenitori di vetro. Carico la lavastoviglie con le cose da lavare. Qui esistono 2 scuole di pensiero. Chi preferisce non risciacquare i piatti prima, perché sostiene che il detersivo è fatto apposta per staccare i residui di cibo e risciacquandoli prima si andrebbe a privare il detergente di questa funzione e il rischio è quello che potrebbe intaccare gli ingranaggi della lavastoviglie. Io personalmente preferisco risciacquare prima i piatti perché scelgo sempre un lavaggio breve e utilizzo metà della pastiglia, la divido semplicemente con un coltello, oppure quando posso preparo a casa il detersivo perché è veramente semplice ed ecologico. Pulisco il tagliere in legno con del detersivo piatti e lo risciacquo con un panno.
Questa è un'operazione che faccio più volte al giorno se preparo diverse ricette. Ogni tanto, circa una volta al mese, lo cospargo con del sale e limone per togliere bene gli odori. Un'altra cosa che faccio tutti i giorni è disinfettare il piano lavoro e il lavandino. Dopo averlo pulito e asciugato, spruzzo il disinfettante, lo lascio agire per il tempo indicato e asciugo con dello Scottex. E ora la pulizia del bagno. I primi step sono togliere il sacchetto del bidoncino, rimettere un sacchetto pulito, togliere gli asciugamani sporchi, mi metto i guanti perché andrò ad utilizzare dei prodotti abbastanza forti e acidi. Tolgo tutte le cose dalle mensole per pulirle. Spruzzo il Napisan, strofino con un panno spugna, sopra e sotto, e poi risciacquo con un altro panno spugna. Ricordiamoci sempre di utilizzare per il risciacquo un altro panno diverso da quello utilizzato per applicare il prodotto e poi asciugo con un panno in microfibra. E rimetto tutti i prodotti al loro posto. Mi piace sempre questo passaggio perché mi dà sempre molta soddisfazione rimettere tutto in ordine su una superficie bella, pulita e splendente. Tutti i miei prodotti per uso quotidiano e libero anche il ripiano. Lo spruzzerò solo all'interno del lavabo perché è un prodotto acido e quindi non va bene per il marmo. Strofino bene la zona intorno al tappo perché è dove si accumula di più il calcare. Anche nel giro di una settimana veramente ce n'è tantissimo. E risciacquo con un altro panno. Pulisco anche le piastrelle e asciugo. Per la pulizia del ripiano utilizzo l'alcol, perfetto perché andrà anche a dare uno strato lucido. Pulisco lo specchio con un panno in microfibra asciutto, perché non è particolarmente sporco, quindi va bene anche così. Tolgo tutti i prodotti dalla doccia e ne approfitto anche per eliminare quelli finiti. Utilizzerò un prodotto a base di candeggina perché purtroppo ho trascurato la doccia ultimamente e si è creata la muffa nelle fughe. Avrei preferito utilizzare un prodotto naturale, però non sarebbe purtroppo bastato per togliere via tutte le spore della muffa. Lo spruzzo, lo lascio agire, poi strofino bene con la spazzola non troppo ruvida. Risciacquo il prodotto.
Quando utilizziamo la candeggina ricordiamoci sempre di risciacquare con acqua fredda per evitare i vapori tossici. Inoltre l'acqua calda renderebbe inefficace la proprietà della candeggina. Spruzzo il Napisan sulle parti cromate e sulle ante della doccia. E risciacquo. Passo ora alla pulizia del WC, spruzzo il prodotto. Inizio dalla parte meno sporca per finire con la parte più sporca e quindi poi metto via il panno. Purtroppo non si è visto quando ho risciacquato il prodotto con un altro panno. Faccio altrettanto per il bidet. Dall'esterno verso l'interno e poi risciacquo con un panno umido. E ora per finire la pulizia dei pavimenti utilizzerò Fabulosa la lavanda perché mi piace davvero tanto il profumo. 2 tappi per 5 litri d'acqua. Utilizzo un set di lavaggio della Pippo che abbandonerò presto per tornare al Mojo Villeta perché non mi ci sono trovata assolutamente, da un po' che la utilizzo, però non mi piace. No, non ci siamo. Davvero, davvero scomodo. Bene ragazze e ragazzi, il video è finito, spero di non avervi annoiato troppo, vi ringrazio di avermi fatto compagnia, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così aiuterete il canale a crescere, se volete vedere altri video di pulizia lasciatemi un like e noi ci vediamo domani con una nuova ricetta, seguitemi anche su Instagram e per adesso vi mando un grossissimo bacio, ciao!